La storia della civiltà egizia affonda le sue radici in tempi remoti e si proietta su un arco temporale molto lungo. A differenza di quanto accadde in Mesopotamia, durante il Neolitico il Nilo si pose più come un ostacolo che come un alleato per lo sviluppo dell'agricoltura. L'abbondanza di animali, pesci e piante intorno al fiume garantiva una riserva di risorse tale che gli egizi non sentirono il bisogno impellente di intervenire sulla natura. Le piene del Nilo erano così imponenti che gli uomini non vivevano nelle immediate vicinanze del fiume, ma più a ovest, verso il deserto, all'epoca meno arido rispetto ad oggi. Gli insediamenti più antichi, databili al 7000 a.C., interessano infatti la regione del Fayum. L'agricoltura e l'allevamento in Egitto comparvero a partire dal 5000 a.C., periodo in cui le popolazioni neolitiche migrarono dalla regione del Sahara verso la valle del Nilo. Intorno al 4000 a.C. si inaugura la fase preurbana egizia, che dura circa 1000 anni, durante la quale gli uomini iniziano a vivere in insediamenti stabili e la società si prepara al grande cambiamento che avverrà sotto il faraone Narmer, il quale unifica le regioni dell'Alto Egitto a sud e del Basso Egitto, la zona del delta del Nilo. Questo periodo viene convenzionalmente chiamato periodo predinastico, poiché le informazioni sulle dinastie dei regnanti sono frammentarie e lacunose, anzi persino il nome di Narmer e la data di unificazione del regno non sono certe. Per semplificare possiamo quindi indicare il 3000 a.C. come data di unificazione tra l'Alto Egitto e il Basso Egitto. Secondo il canone reale conservato a Torino, conosciuto anche come Papiro dei Re, intorno al 2700 a.C. inizia un periodo di circa 500 anni, conosciuto come Antico Regno, che dura sino al 2200 a.C. circa e in cui vengono costruite le piramidi di Giza e la Sfinge. Questa viene scolpita al tempo del faraone Chefren, attorno al 2500 a.C., e si tratta di un monolite di pietra calcarea scavato sul posto. La sua particolarità consiste nel fatto che solitamente le sfingi si trovano in coppia o in file all'entrata dei templi. La Sfinge di Giza, al contrario, si erge solitaria nella piana. Le 3 piramidi furono commissionate dai faraoni Chefren, Cheope e Micerino. Queste enormi tombe, destinate alle sepolture del faraone, al contrario di quanto generalmente si pensa, furono costruite ricorrendo al lavoro salariato dei sudditi e non allo sfruttamento degli schiavi. Infatti, durante le piene del Nilo, i campi erano resi impraticabili dalle alluvioni, così i contadini venivano assunti dal faraone e retribuiti regolarmente. Anzi, considerate le dure condizioni di vita dei contadini, per molti di loro il cibo e gli alloggi offerti dal cantiere costituivano probabilmente una condizione di vita migliore. Nonostante alcune teorie bizzarre mettano in relazione la mole e la forma delle piramidi con il possesso di tecnologie extraterrestri, basti ricordare che la forma piramidale è quella che permette all'uomo di raggiungere facilmente altezze considerevoli, assicurando la dovuta stabilità all'edificio. Per questo la ritroviamo un po' dappertutto in giro per il mondo, dal Sud America al Sud-Est asiatico. Al contempo, tale forma assume anche dei significati simbolici, in quanto rappresenta i raggi del dio Sole o, al contrario, una scala per salire al cielo dopo la morte. La scelta della forma piramidale per la costruzione delle tombe dei faraoni rispose dunque ad esigenze tanto pratiche quanto culturali. L'Antico Regno termina convenzionalmente intorno al 2200 a.C., mentre il Medio Regno inizia intorno al 2055. Cosa ne è di questo periodo intermedio? Gli storici lo hanno denominato proprio primo periodo intermedio, poiché nell'arco di poco più di un secolo una serie di avvenimenti getta l'Egitto nel caos. La capitale Menfi, situata a 8 km da Giza, perde progressivamente la sua importanza e lo Stato unitario si sfalda a causa della debolezza dei regnanti. Bisognerà attendere i principi della XII dinastia affinché l'Egitto torni ad essere un regno forte e unitario. Tutto ciò accade a partire proprio dal 2055 a.C., quando la città di Tebe espande il suo potere ben oltre il proprio nomo, ovvero il territorio circostante di propria competenza, accorpando i vecchi 38 distretti in 3 grandi amministrazioni, con a capo funzionari nominati dal faraone. Al contempo, la XII dinastia inaugura una fase di espansione verso la Nubia, inglobando nuove popolazioni e avvia la bonifica del Fayum, nel tentativo di risollevare l'economia e la produzione agricola. Nonostante gli sforzi, però, l'Egitto conoscerà ben presto un nuovo periodo di crisi, causato anche questa volta dalla debolezza della casa regnante. Tra la caduta della XIII dinastia, intorno al 1650 a.C., e il Nuovo Regno, si situa così un secondo periodo intermedio. Questo culmina con l'invasione degli Ixos, i quali assumono il controllo del regno almeno fino al 1550 a.C. Dalle ceneri di questo periodo intermedio, l'Egitto risorge grazie ai principi della XVIII
XII dinastia, che nel giro di 250 anni riusciranno ad espellere gli Hyksos e a inaugurare il nuovo regno. Durante il nuovo regno, l'Egitto espande il suo dominio al punto da creare un vero e proprio impero, che si estende dalle coste libiche sino al nord della Siria. La capitale Tebe riacquista centralità e con essa il santuario di Karnak, il centro religioso più importante per il culto di Amon. I santuari non sono soltanto luoghi di culto, ma veri e propri centri di potere, tanto che il santuario di Karnak, grazie alle offerte e ai donativi, accumulò così tanta ricchezza da costituire quasi uno stato nello stato. È in quest'ottica che va compresa la tentata riforma del faraone Amenhotep IV, che imporrà il culto monoteista di Aton e modificherà il suo nome in Akhenaton. La riforma, infatti, aveva come obiettivo principale quello di rendere illegale gli altri culti e confiscare le ricchezze dei templi, sottraendo poteri alla casta sacerdotale. Sarà il nipote di Akhenaton, Tutankhamon, a ristabilire il culto di Amon e con esso i rapporti tra il clero e la corona. Il nuovo regno vede salire al trono anche altri faraoni famosi come Seti I, Ramses II e il figlio Meremtah. Al regno di Ramses risale l'epica battaglia di Kadesh contro gli Ittiti del 1274 a.C. La battaglia di Kadesh è stata tra le prime ad essere documentate in maniera particolareggiata da entrambe le parti e la ricordiamo perché da essa scaturì il primo trattato di pace della storia. Nonostante la propaganda di Ramses veicoli l'idea di una vittoria egizia, gli storici sono propensi ad assegnare un risultato di parità, se non leggermente favorevole, agli Ittiti. Il periodo del nuovo regno si chiude definitivamente nel 1078 a.C. con la morte di Ramsès XI. Nonostante gli sforzi dei suoi predecessori, la debolezza delle istituzioni egizie, i conflitti interni fra clero e nobiltà e gli scontri con i popoli invasori determinarono l'inizio del terzo periodo intermedio e la definitiva crisi del regno. L'Egitto perde così la propria indipendenza, ma la civiltà egizia continuerà a prosperare a lungo, almeno fino all'avvento del cristianesimo. Infatti la lingua, le tradizioni e la cultura non scompariranno, anzi si adatteranno ai nuovi conquistatori, da Alessandro Magno ai Romani, preservando le proprie caratteristiche per millenni. Non è raro infatti trovare bassorilievi che ritraggono gli imperatori romani alla stessa maniera dei faraoni, la testimonianza di una identità che fu così forte da giungere pressoché intatta fino a noi e che continua tutt'oggi ad affascinare milioni di persone nel mondo. Anche questa volta siamo giunti alla fine del video. Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like e a scrivere un commento. Con questo vi ringrazio per averlo visionato tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!